Buongiorno a tutti e benvenuti su IT Problem Solver. Oggi sono qua, vi mostrerò come sono riuscito a ridurre drasticamente le chiamate di spam e gli SMS di phishing, detti anche smishing, il nome corretto è questo, sul mio smartphone Android. Ve lo farò proprio vedere come si fa a attivare. Mi è venuto in mente, ho avuto l'idea di fare questo video dopo aver visto un contenuto su YouTube, un contenuto che parlava di una truffa legata a un falso premio Telepass ricevuto via SMS. Anche a me è successa una cosa simile un mese fa circa, ma via email. Io ho pensato che fosse importante condividere e prevenire per questi contenuti per prevenire situazioni spiacevoli. E io avevo fatto anche un video sul apposito su queste mail e su come identificare questo tipo di mail. Lo smishing tramite SMS e chiamate pubblicitarie sono problemi molto diffusi, anche se magari si è iscritti al registro delle opposizioni, molti call center continuano a contattarci con offerte non richieste. È importante essere preparati perché queste truffe possono sembrare banali, ma possono portare a conseguenze gravi, come il furto delle credenziali bancarie. Meglio essere informati, quindi vi consiglio di ascoltare fino alla fine di questo video, perché penso che a nessuno fa piacere trovarsi il conto bancario svuotato, magari dopo tanti sacrifici, una vita di lavoro. Oggi vi mostrerò come attivare la funzione molto utile sul cellulare Android, l'ID chiamante e la protezione dello spam. Vi guiderò passo passo su come farlo, così che potrete proteggervi dalle chiamate indesiderate e dai messaggi di phishing. Andiamo subito. Ok, adesso vado a mostrare il cellulare che, eccolo qua, lo trascino sul desktop, ecco, un attimo che devo sbloccare il device, e intanto visualizzo il desktop, vedete il cellulare, ecco ok, vedete il cellulare sul desktop e in questo momento allora vi voglio far vedere come attivare, per attivare questo ID chiamante basta andare nelle impostazioni delle chiamate. Per andare bisogna cliccare, vedete questo, lo vedete col mouse, le chiamate. Si apre la funzione delle chiamate, cliccate sui tre puntini in alto qua a destra, impostazioni, ID chiamate e protezione spam. Vedete che io ce l'ho attivato, adesso cliccando si disattiva o lo riattivo di nuovo. Questo l'ho attivato circa un mese fa e ho visto che funziona molto. Tutte le chiamate che sono identificate come spam effettivamente arrivano da centri di call center non autorizzati che non so come abbiano i miei dati, magari li hanno presi da qualche, spero non dal database del mio gestore dell'energia elettrica. Comunque basta flaggare, a questo punto si chiude e la funzione è attivata. Adesso siamo sul menu chiamate, torniamo sul desktop del cellulare. E quindi quindi ora vi mostrerò come vi ho mostrato come attivare la sezione. Vi faccio vedere un esempio di un SMS perché questa funzione funziona molto bene per filtrare gli SMS di spam, di smishing. Anche qui sull'Android, appunto, attivando questa funzione, oltre a filtrare le chiamate, filtra anche i messaggi. Ora vi faccio vedere i messaggi filtrati, clicco su messaggi, qua ci sono messaggi legittimi, se clicco sull'impostazione, un po' come funziona la mail, posso vedere messaggi bloccati in spam. Vediamo che qua c'è una serie di messaggi che l'ID chiamante blocca e quindi per il momento non ho avuto necessità di attivare nessuno, ogni tanto gli do un'occhiata.
questo è l'ultimo che ho notato, proprio Unicredit, che è palesemente falso, che dice in data odierna è stato rilevato un accesso a un nuovo dispositivo. Tra l'altro, se notate, è scritto sbagliato Unicredit, è scritto in Unicred, nel dominio è scritto giusto, ma nel messaggio come intestazione c'è scritto Unicred. Quindi potete vedere che questo si vede che è un messaggio. Poi c'è il link. Io per Pro ho voluto, vedete che qua sopra è scritto Unispazio Credit, però è un messaggio falso. Poi andiamo, vi faccio vedere, eccolo qua, Virus Total, l'analisi di questo URL da Virus Total, vedete che ha dato malicious, una serie di malicious appunto perché è un link malevolo che porta a eseguire delle cose malevole che tendono a rubarvi le credenziali o magari a farvi scaricare il software per infettarvi il computer. Però penso in questo caso probabilmente è dovuto solo al furto delle credenziali. Potreste trovarvi su un finto sito di Unicredit dove vi chiedono il vostro user, il vostro ID e quindi cercando di sottrarvi le credenziali. E questo quindi vedo che è stato una funzione molto utile e, e quindi consiglio vivamente di attivarla. Vi ringrazio, vi ringrazio per aver ascoltato, vi ringrazio per aver ascoltato questo video, grazie e mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un like per sostenere questo canale. Comunque attivate questa protezione e sempre attenzione quando arrivano dei messaggi o delle chiamate, verificare il chiamante, come per esempio i gestori che villantano di essere di Enel Energia, verificate sempre sul portale di Enel Energia che il numero sia autorizzato da Enel Energia, c'è proprio un link apposito. Grazie per aver guardato questo video, vi invito comunque a lasciare un like e rimanere informati è il miglior modo per evitare questi rischi, come, come questi. Ricordate di attivare sempre la protezione dallo spam sul vostro smartphone, non dimenticate di farlo. A me ha cambiato la cosa, cioè questi gestori che fanno il call center arrivano a telefonare alle 9 meno un quarto di sera e a disturbare in tutti i momenti, quindi riesce ad avere una gestione più tranquilla dell'apparecchio mobile. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao ciao.